Il dialetto romanesco è ricco di espressioni dialettali divertenti, ma spesso anche educative. È una lingua molto bella, una lingua che porta con sé la saggezza popolare, che porta con sé anche delle lezioni di vita. Alcune volte i motti romaneschi partono da tradizioni molto lunghe, altre volte sono figlie della teatralità propria dei romani o addirittura di opere teatrali o cinematografiche. Pensate a Sarvate Mandrà. È un'espressione che nasce nel 1976 col film Febbre da cavallo, con la coppia formata dal compianto Gigi Proietti e da Enrico Montesano, ed è un'espressione appunto entrata nel gergo di tutti i giorni. Ce n'è un'altra che è molto conosciuta, non solo a Roma, anche al di fuori di Roma. Ha travalicato i confini e si è sparsa un po' per tutta Italia. Non c'è trippa per gatti. Letteralmente non c'è trippa, non ci sono frattaglie per i gatti. Penso che non serva spiegare cosa significhi in senso figurato, è evidente. Ebbene, quell'espressione è figlia di una decisione presa da un uomo che ancora oggi, dopo oltre un secolo, viene rimpianto da molti romani che lo considerano probabilmente il miglior sindaco che la città abbia mai avuto. Quell'uomo che incarnava in sé dei valori precisi del Risorgimento e della Belle Époque, quell'uomo garbato, gentile, intelligente, ma deciso, si chiamava Ernesto Nathan. Nato da una famiglia ebraica, la madre è originaria del Pesarese, il padre invece, Moses Meyer Nathan, un tedesco naturalizzato inglese. Di Ernesto Nathan si è detto molto, a volte addirittura si è detto qualcosa che sconfina nell'ambito del gossip. Ad esempio, potenza forse dell'ambiente in cui è cresciuto, ovvero Lugano, oppure potenza delle frequentazioni della famiglia, che era di provata fede repubblicana e mazziniana, o forse potenza di una lieve somiglianza fisionomica. Per un certo tempo si è detto che Ernesto fosse in realtà il figlio segreto di Mazzini. Verità, leggenda, quello che è stato appurato è che sua madre ebbe un interesse amoroso con Mazzini, per non dire una infatuazione o una piccola scappatella. Ma da qui a definire Ernesto Nathan come il figlio segreto del rivoluzionario genovese ce ne passa. E non vogliamo ovviamente addentrarci nelle pieghe del gossip. Ma parliamo di lui, di Nathan, un ragazzo che cresce tra Firenze, Lugano soprattutto, dove si forma anche politicamente, Milano, la Sardegna, dove ha una prima occasione da manager, si direbbe oggi, all'epoca da amministratore di un condottonificio, una esperienza non positiva, andò a finire male con un fallimento, ma anche un'esperienza di diretto impiego nel mondo del lavoro e un'esperienza di applicazione di certi insegnamenti che aveva ricevuto da quelli che potremmo definire i suoi padrini. Uno di questi, l'abbiamo già detto, Mazzini. L'altro, Aurelio Saffi, anche lui amico di famiglia, anche lui una sorta di tutore per il giovane Nathan. Un giovane Nathan che si sposa abbastanza presto, come era usanza all'epoca, si sposa con Virginia Mieli ad appena 22 anni, non ancora compiuti, quindi appena con la maggiore età dell'epoca, ma soprattutto un Ernesto Nathan che mezzo inglese e mezzo italiano, di radici ebraiche, di fede repubblicana, laico, si afferma nel passare degli anni come un punto di riferimento per una parte della politica italiana, già perché il giovane Nathan pare essere, se non l'erede naturale del repubblicanesimo mazziniano, comunque un soggetto destinato a compiere una determinata carriera in politica. Una carriera che si apre già nel 1870, all'indomani della conquista di Roma da parte del Regno d'Italia, quindi col compimento dell'unità d'Italia, anche se mancano all'appello ancora Trento, Bolzano e Trieste, e con la direzione di un quotidiano, la Roma del Popolo, un quotidiano fortemente laico, fortemente anticlericale. È il periodo
1870 e anni seguenti, dei forti contrasti tra il Regno d'Italia, la politica del Regno d'Italia e quel che resta dello Stato Pontificio, che nel corso del Risorgimento vede ridursi sempre di più i propri possedimenti terreni, il proprio potere temporale. Ricordiamo che con la breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, Papa Pio IX aveva deciso di scomunicare i soldati italiani che erano entrati attraverso quella breccia. Sostanzialmente si era trattato del primo scontro frontale diretto tra il potere temporale del Papa e il potere temporale di un monarca italiano, per quanto i Savoia all'epoca di italiano avessero ancora poco. Vittorio Emanuele II e anche suo figlio che gli succedette al trono, Umberto I, non parlavano italiano, parlavano francese, parlavano in dialetto piemontese. Italiano proprio facevano fatica, molta fatica a inanellare un paio di frasi messe assieme. Andrà molto meglio con Vittorio Emanuele III da questo punto di vista. Quello che è certo è che Ernesto Nathan, un ragazzo prima e un uomo dopo, fra due mondi, quello della società inglese, una società molto aperta, una società molto cosmopolita, e il mondo italiano, un mondo frammentario, un mondo figlio del Risorgimento, ma ancora non completato, un mondo che si dibatte tra più anime. Ebbene, quell'Ernesto Nathan rappresenta forse l'anello di congiunzione e forse un'opportunità, forse anche per questo motivo, oltre che per la spinta che nel giovane Nathan sorge dopo la morte della madre, che avviene a Londra il 19 febbraio del 1882, che Nathan si impegna fortemente in politica, porta avanti come se fosse una sua missione, quello che era stato il libro politico della madre, le idee politiche della madre. Quindi, in quella sorta di eredità morale, Ernesto Nathan decise di fare proprie delle battaglie, la battaglia per la laicità dello Stato, la battaglia per l'uguaglianza, la battaglia contro la povertà, la battaglia per la dignità umana, a cominciare dall'abolizione della prostituzione legalizzata. Ottenere la cittadinanza italiana per lui non fu semplice, dovette aspettare il 1888, vale a dire quando Nathan ormai era già in età adulta. Ma si può capire il motivo. All'epoca la società italiana faceva ancora fatica a riconoscere la qualità di cittadino del regno a chi non era nato da entrambi i genitori italiani e comunque non era completamente cresciuto all'interno del regno, ma a contribuire alla sua formazione, oltre alle frequentazioni dei genitori, oltre al ruolo all'interno di un quotidiano a Roma, fu anche un altro passo, perché nel 1893 Ernesto Nathan decise di entrare in massoneria nel Grande Oriente d'Italia, all'epoca l'unica grossa comunione massonica italiana, e fu ammesso non in una loggia qualsiasi, ma nella loggia propaganda massonica. Lo so, a molti di voi adesso verrà in mente la P2, ma effettivamente la loggia propaganda massonica, nata con il Gran Maestro Lemmi per dare una possibilità agli impiegati, agli parlamentari, ai militari di alto grado di continuare a frequentare i lavori massonici a Roma in un'epoca in cui l'aereo non esisteva e il viaggio in ferrovia richiedeva comunque giorni. Successivamente, dopo la guerra, sarebbe diventata la loggia Propaganda 2 e poi diventata P2, ma sarebbe stato un lungo percorso di degenerazione e deviazione dai principi iniziali. Non divaghiamo, parleremo altre volte della P2. Restiamo su Nathan, che viene iniziato, diviene maestro 3 anni dopo e successivamente diviene Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Viene scelto come successore di Adriano Lemmi, una carica importante e molto delicata, perché è il periodo in cui il Grande Oriente d'Italia, oltre a poter vantare nelle proprie fila almeno un terzo degli appartenenti al Parlamento, è anche voce piuttosto ascoltata da parte della pubblica amministrazione e del mondo culturale. Sono tantissimi gli esempi di intellettuali e di politici che sono aderenti alla massoneria in quel periodo. È una massoneria di stampo risorgimentale, è una massoneria che ha visto anche Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, Gran Maestro per un breve periodo, per un ruolo prettamente politico. Ebbene, nel periodo di Gran Maestranza di Nathan si pongono le basi per ulteriori mosse pubbliche della stessa massoneria.
tra cui anche l'innalzamento a Campo dei Fiori, a Roma, nel luogo in cui nel febbraio del 1600 venne bruciato vivo Giordano Bruno, di un monumento dedicato al Nolano. Quel monumento esiste ancora oggi, se vi recate in Piazza dei Fiori lo vedete, quella figura avvolta in un saio da frate che rivolge uno sguardo di ammonizione e severo nei confronti del cupolone del Vaticano. Quella statua rappresenta il primo segno di sfida di un mondo diverso rispetto a quello cattolico e a quello confessionale, un mondo laico, un mondo anche anticlericale, ha una tradizione secolare. E la seconda sfida arriva sempre attraverso Nathan, che smessi i panni del Gran Maestro e ceduto il grembiule, il maglietto al suo successore, Ettore Ferrari, autore tra l'altro come scultore proprio di quella statua, Nathan si candida alle elezioni come sindaco di Roma e le vince nel 1907, le vince con un programma di rinnovamento, un rinnovamento che doveva passare attraverso la municipalità, la ridefinizione dei canoni di urbanistica e uno sguardo a tutti quanti gli abitanti. Bisogna ricordare che Roma, nei quasi 40 anni intercorrenti tra la conquista da parte del Regno d'Italia e le elezioni di Nathan, aveva raddoppiato i propri abitanti, era passata da 226.000 a 440.000, quasi mezzo milione. E soprattutto Roma era ancora una città molto legata alla nobiltà nera, la nobiltà di derivazione pontificia, una nobiltà abbarbicata alle tradizioni del latifondo, della proprietà terriera. Al di fuori delle mura erano principalmente 8 famiglie a detenere il potere attraverso la proprietà dei fondi. Fondi incolti, fondi parzialmente sfruttati, fondi a volte paludosi, però quell'aumento demografico costante e che sarebbe aumentato sempre di più in funzione anche del ruolo di Roma quale capitale del regno, richiedeva misure differenti. E l'aveva capito Nathan, l'aveva capito tra i primi, l'aveva capito per arginare quella che poteva essere un'enorme speculazione edilizia, che avrebbe portato solo nuova povertà e avrebbe arricchito sempre i soliti noti. Nonostante si prefigurasse uno scontro frontale con questa nobiltà nera e con la Chiesa Cattolica alle sue spalle, che vedeva nella proprietà terriera l'unico, ultimo baluardo contro lo Stato italiano, uno Stato con cui era formalmente in corso una guerra politica, diplomatica e morale. Ebbene, Nathan decise di non piegarsi. Forse anche per questo motivo è ancora oggi ricordato con affetto dai romani, perché in fondo Nathan disse subito una cosa, che non si poteva tenere i romani nelle baracche, non si poteva pensare che una capitale potesse reggersi su niente, su poche abitazioni malmesse, mentre tanta gente moriva di fame o di malattie o di stenti e nei palazzi i nobili continuavano a prosperare. Doveva essere qualcosa di diverso, anche in ambito di educazione. E proprio nell'educazione, con l'insegnamento della religione a scuola e il sistema scolastico, ancora in parte le gerarchie ecclesiastiche, si sarebbe consumata un'altra frattura. Nathan l'avrebbe vissuta da fuori. La frattura riguardava la massoneria italiana, che nel 1908 si spaccò con la scissione di Piazza del Gesù, una scissione alimentata da un voto in Parlamento che doveva essere contrario all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e che invece si risolse con una insperata vittoria delle gerarchie ecclesiastiche. Quella resa dei conti che avrebbe fatto sorgere la comunione oggi nota come Gran Loggia Italia degli Alam costò caro alla massoneria italiana. Nathan la visse da fuori, non fu impegnato in prima linea, d'altronde aveva molto altro da fare. Era il periodo dell'urbanizzazione, era il periodo degli espropri, era il periodo del nuovo piano regolatore della città, un piano regolatore che consentisse sì le costruzioni, ma senza rendere Roma una giungla di palazzi, impedendo addirittura la vista del sole. Nathan in tutto questo è impegnato in prima persona ed è impegnato anche a evitare che la rendita fondiaria diventi un nuovo strumento di speculazione o addirittura di strozzinaggio nei confronti della povera gente. Nathan è effettivamente il sindaco più amato dai romani.
E lo è al punto da entrare nella leggenda con quella storia di Nuce Trippa Peccà. È una storia che a raccontarla scappa un sorriso. Nathan, da bravo amministratore, aveva chiesto, appena insediato da sindaco, di verificare le spese, il bilancio del comune, e le aveva puntate ad una ad una. A un certo punto si era imbattuto in una voce un po' strana, un'uscita di cassa per finanziare delle frattaglie per felini. Cos'era? Il sindaco non riusciva a capire. Chiese di vederci chiaro. Un impiegato comunale gli spiegò che da diversi anni il comune di Roma manteneva una colonia di gatti negli uffici degli archivi affinché dessero la caccia ai topi, perché d'altronde i topi potevano pur sempre danneggiare gli archivi stessi. E in mancanza di prede naturali, i gatti venivano alimentati con delle frattaglie, delle rigaglie, degli scarti da lavorazione di macellai che venivano acquistate e dati loro da mangiare. Ebbene, Nathan in quel caso prese il pennino, cancellò quella voce. Perché? Perché se i gatti sono lì per dar la caccia ai topi, è inutile dar loro da mangiare, perché si accontenteranno e non daranno mai la caccia ai topi. E se i topi non ci sono più, i gatti non sono più necessari. Anche delle storielle come queste, entrate nella leggenda con quel famoso detto non c'è trippa per gatti, contribuirono a alimentare la figura laurea di Ernesto Nathan. Assieme all'avvio di lavori per l'acquario, per la centrale del latte all'Esquilino, per il mattatoio al Testaccio, per i mercati generali all'Ostiense. Tutte opere pubbliche che resero Roma finalmente una città degna di essere la capitale del Regno d'Italia. Quando Nathan smise i panni del sindaco, e si era ormai alla fine della Belle Époque, Roma era già tutta un'altra città. Ma la sua opera non finì lì. Sapete tutti che nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Un anno dopo, l'Italia, rispondendo al patto di Londra sottoscritto con le potenze dell'intesa, scese in guerra al fianco appunto di Inghilterra e Francia. Nathan, pur ormai avendo un'età piuttosto avanzata, decise di rispondere alla chiamata. Tra tutti gli ufficiali al fronte, lui sicuramente era uno dei più anziani, con i suoi 70 anni. Non rimase moltissimo al fronte, perché d'altronde a quell'età non poteva fare molto, ma si impegnò parecchio. I ricordi dei suoi soldati sul Col di Lana tramandano di questo tenente con i baffi e il pizzetto risorgimentale, i modi garbati ma decisi, e che si interessava sempre della salute dei propri uomini, prima di qualunque altra azione bellica. Richiamato a casa, Nathan poteva godersi la pensione, invece nel 1917, in piena guerra, fu richiamato in servizio, stavolta non dall'esercito, non dal municipio di Roma, ma dal Grande Oriente d'Italia, dove le dimissioni di Ettore Ferrari e l'omicidio casuale di un forte candidato alla Gran Maestranza lo obbligarono a tornare in carica per poco meno di 2 anni. Fu il suo ultimo lascito morale. Dopo di lui il Grande Oriente d'Italia venne guidato da Domizio Torrigiani, il gran maestro che inizialmente assistette quasi da spettatore interessato all'ascesa del fascismo e poi dallo stesso fascismo fu esautorato, arrestato, picchiato, inviato al confino, quasi reso cieco e liberato solo in punto di morte. Nathan tutto questo non l'avrebbe visto. Morì nel 1921 a 76 anni e venne sepolto al cimitero del Verano, il cimitero monumentale di Roma. La sua tomba sembra quasi un testamento continuo, con quel muro angolare non completato, un muro che ricorda la costruzione da portare avanti, una Roma da fare, perché Roma non poteva certo accontentarsi di ciò che aveva fatto Nathan, ed era stato comunque tanto, aveva bisogno ancora di molto. Peccato che non sarà così e lo si vedrà nei decenni successivi. Ed è un messaggio anche esoterico, un messaggio che rimanda alla sua appartenenza massonica, un messaggio che richiama la tradizione del Tempio di Salomone, della costruzione del Tempio di Salomone, del martirio del maestro Hiram che venne ucciso dai 3 falsi maestri. È un qualcosa di potente, il messaggio simbolico lasciato dalla tomba di Ernesto Nathan. E anche oggi, se noi ci ripensiamo, i romani, una municipalità, una cittadinanza tradizionale, molto attaccata alle origini, alle proprie usanze, ai propri usi e costumi, eppure i romani
ancora oggi rimpiangono Nathan, un uomo che rappresentava l'esatto contrario di tante loro usanze. Non era cattolico, era ebreo, non era credente, anzi, non era abituato alla nobiltà e tantomeno a un regnante, che fosse il papa o il re. Era di fede repubblicana e negli anni della politica si era avvicinato all'allora estrema sinistra italiana. Non era ovviamente un dogmatico, essendo un massone. Eppure, pur con queste tutte contraddizioni messe assieme, coagulate in un'unica persona, quell'unica persona rappresenta ancora oggi il migliore esempio di pubblico amministratore per la città di Roma. Forse, e questa è la considerazione con cui concludo, forse è la dimostrazione, la figura di Ernesto Nathan, che a volte i pregiudizi verso il diverso, lo straniero, chi professa un'altra religione, chi ha altre idee politiche, chi addirittura non riconosce determinate gerarchie. Forse il diverso non è un pericolo, forse il diverso non è un problema, forse il diverso rappresenta un'opportunità di svolta per la società e una ricchezza potenziale per tutti noi.